cosa davvero micidiale. Oggi vado a fare lo spezzatino, ma non uno spezzatino semplice, non uno spezzatino normale, ma qualcosa di, mamma mia, iper saporito, buonissimo. Allora, cominciamo. Tra l'altro la ricetta ci vuole un sacco di tempo per farla, la ricetta magari sarà corta nei tempi di montaggio, ma qui si parla di qualche cosa che durerà qualche ora di cottura. Allora, prima cosa, metto dell'olio in una casseruola. Questa è una casseruola di ghisa, ma voi ovviamente potete utilizzare la casseruola che preferite. Tenete sempre presente che la cottura è lunga, quindi ci vuole una casseruola adatta, non una leggerina che rischia di bruciarsi tutto. Allora, la carne che sto usando per questo spezzatino è il cappello del prete. Allora, poi in ogni regione cambia il nome, ci sono diversi nomi, però diciamo che questo qui è abbastanza comune. Lo andiamo a tagliare a pezzi. Una cosa non ve l'ho detto, tutta la parte esterna, questa qui, se riuscite a toglierla, io qui l'ho tolta quasi tutti, ma normalmente dovete inserire il coltello con la punta così e piano piano cominciare a toglierla. Qui ce n'è rimasta veramente pochina, vedete? Senza togliere la carne, fare questo lavoro qui. Soprattutto qualche volta viene venduta che c'è uno strato abbastanza spesso. Allora, cominciamo a tagliarla. Ora si va in casseruola e si fanno rosolare bene. Mentre la carne rosola vado a preparare le verdure, partendo dalla cipolla che affetto in modo piuttosto grossolano. Sedano, si toglie la parte filamentosa, non è una cosa obbligatoria, se la volete fare fatela, ma non è assolutamente obbligatoria. È che secondo me è un po' più buono il sedano senza la parte filamentosa. Ecco fatto. Una carota. E metto via le verdure. A questo punto tolgo la carne, aggiungo il burro, le verdure, pancetta. Se non volete la pancetta e volete mettere per esempio del bacon, della pancetta stufata, va benissimo, e la fate a pezzetti, non pezzetti molto piccoli, più o meno di queste dimensioni qui. Così magari avete anche meno la voglia di assaggiare. Aggiungo la pancetta alle verdure e ora lascio rosolare per un altro minutino. Mentre sta rosolando bene la pancetta con le verdure, vado a tritare un po' di prezzemolo con l'aglio. Vado ad aggiungere la salvia. Il profumo è qualcosa di incredibile, già così Si aggiunge il concentrato di pomodoro. Un cucchiaino di zucchero di canna. E ora l'aglio e il prezzemolo che abbiamo tritato in precedenza. Paprika e comino. Mescolate quando mettete le spezie, perché altrimenti se si attaccano prendono un sapore di amaro terribile. Aggiungo le foglie d'alloro. E ora vado a declassare il fondo, lo vedete questa cosa qui, con un pochino della birra scura. Aggiungo la carne, sale, non esagerate perché è meglio poi assaggiare, un pochino mettetelo, però poi è bene assaggiare perché comunque tenderà a restringersi, quindi aumentare la parte della sapidità. E pepe, questo mettetelo se vi piace, a me piace molto, metto 2 bei pizzicotti.
vado a mettere un mestolo di brodo e tutta la birra. Ultimo ingrediente da inserire è il peperoncino piccante. Qui però consiglio, fate voi, se vi piace il piccante aggiungetelo, se no non è che sposta così tanto la bontà di questa ricetta. Copro, abbasso il fuoco e lo metto medio, diciamo medio basso, e ora non vi dico di dimenticarlo, ma quasi. Qui ci vogliono quasi 2 ore di cottura, la carne deve diventare veramente morbidissima. Se dovesse servire, ma non dovrebbe servire, aggiungete sempre un pochino di brodo per mantenere bello umido questo spezzatino. Ci vediamo fra un paio d'ore. L'ho spento, ma ho fatto un errore, infatti ho riacceso il fuoco, perché l'unica cosa di cui mi sono dimenticato è di assaggiare per sentire il sale. Il colore è... mi piace perché questo colore scuro, bello denso. Sentiamo il sughetto, anche se c'è pezzettino di carota. Buono, un pochino, non tantissimo, ma un pochino di sale ci va. E ora, senza indugio, prendo per assaggiare. Questo sughetto è denso ed è buonissimo. Vediamo un po'. È morbidissimo, non serviva neanche il coltello. Mamma mia, è buonissimo. Questo sugo denso, saporitissimo. Ah, la cottura, non so se ve l'ho detto prima. In realtà avevo detto 2 ore, ci sono volute quasi 3 ore. Perché? Poi dipende anche dalla carne, dovete sentirlo. Deve essere estremamente morbida. Guardate, non serve il coltello. Questa è una gran bella ricetta, lo sapete? Io ve la consiglio. Poi, per esempio, qui di contorno, secondo me col purè di patate è una bomba. Sì, io ci metterei il purè di patate, poi diventa veramente una cosa davvero micidiale.